Ciao a tutti amici, ben ritrovati, ciao Laura. Ciao a tutti quanti, ciao Davide. Ciao Laura, Draghi, Drusia. Privet. Privet. Cari amici, benvenuti nuovamente qui su Davide Calte TV. Oggi siamo qui perché ritorniamo ad andare a girare in delle città russe e oggi siamo a San Pietroburgo. Laura, andiamo a vedere un'altra città dopo aver visto Mosca, aver visto tante infrastrutture di Mosca. Cominceremo, Laura, a vedere questa città dall'alto, quindi sempre vedendo tutti e poi a poco ci addentreremo nella città, andremo a vedere tutto quello che di bello c'è, ma prima una panoramica. Come voi sapete, noi amiamo la Russia e ci stiamo preparando anche mentalmente per vedere cosa andremo incontro, quali spettacoli architettonici andremo a vedere. Laura, un'emozione specifica oggi per andare a vedere questo, no? Un'emozione grandissima, Davide, dico io, perché da San Pietroburgo ci abbiamo una quantità di persone, magari tutti quanti che ci seguono, questa famiglia, questi legami che abbiamo unito nel trascorso di questi anni. Sai Laura, appunto parlando anche per tutti gli amici che vedono, magari non sono russi o non sono mai stati a San Pietroburgo, questa città è una delle più belle e affascinanti del mondo, una vera perla della Russia, fondata Laura nel 1703 dallo zar Pietro il Grande. Era destinata a essere la finestra dell'Europa dall'impero russo, infatti è un'architettura che mescola l'eleganza europea e grandezza imperiale. Con oltre 200 anni è stata capitale della Russia, quindi prima è stata anche capitale per 200 anni e poi è ritornata ovviamente Mosca. Ed è stata il cuore della cultura, dell'arte e della politica del paese. Uno dei simboli più iconici è il museo Ermitage. È uno dei più grandi musei al mondo, con una collezione impressionante di oltre 3 milioni di opere d'arte. 3 milioni. Insomma, un numero pazzesco, che spaziano da Leonardo da Vinci a Rembrandt. Il museo si trova all'interno del magnifico Palazzo d'Inverno, un tempo residenza dello zar, quindi un grandissimo palazzo. Ma San Pietroburgo non è solo arte e storia, è anche una città vibrante, con una vita notturna incredibile, festival spettacolari e un'atmosfera unica, specialmente durante le famose notti bianche, quando il sole non tramonta mai e la città si riempie di eventi, concerti e spettacoli fino all'alba. Un altro punto di riferimento, fra l'altro, è anche la prospettiva Nevesky, il viale principale lungo quasi 5 chilometri, pieno di caffè, ristoranti, palazzi storici. Passeggiando qui si possono ammirare chiese spettacolari come la cattedrale di Kazan o la chiesa del San Salvatore sul sangue versato, con le sue incredibili cupole colorate che ricordano la cattedrale di San Basilio di Mosca, come quella che è nella Piazza Rossa, no? E poi ci sono i canali che fanno guardare alla città il soprannome di Venezia del Nord. Navigando lungo il fiume Neva è un'esperienza magica, soprattutto di sera, quando i palazzi illuminati si specchiano nell'acqua, creando un panorama mozzafiato. San Pietroburgo è una città che mescola il passato e il presente, tradizionale e la tradizione e la modernità. È un luogo dove visitare almeno una volta nella vita per immergersi in un'atmosfera che non ha eguali al mondo. Se ti ricordi Laura, abbiamo anche visto a San Pietroburgo quella bellissima caravella che arrivava per la notte bianca, ti ricordi quel lago? Quindi già qualcosa di fantastico l'abbiamo visto. Grande emozione oggi per andare a scoprire questa fantastica città. Sono felice di vederlo insieme a te, sono felice che tutti i nostri amici vedranno le nostre reazioni in questo viaggio virtuale che ci accompagneranno minuto per minuto, fieri e orgogliosi di essere russi. Ma Laura, io ora ti vedrei con un cappello russo, mentre che andiamo a vedere questa fantastica San Pietroburgo. Ti sta un cappello, vero? Sì, io voglio un cappello per sapere. Allora, 1, 2, 3, ta! Hai visto? Avete visto? È bellissimo, è bellissimo. Quindi andiamo insieme a vedere questa fantastica città. D'accordo Laura? Andiamo.
Ma Wow, wow. Madre mia, che bello. Mamma mia. San Pietroburgo e i suoi canali. La naturalezza. Ah, Fantastico. Rassia. Wow! Guarda che giardino. Wow! Guarda che colori fantastici! Ai, che bellezza! Che bello. Mamma mia, i brividi c'ho. Mamma mia, guarda che bellezza. Meravigliosa! Mamma mia, che meravigliosa! Come la Basilica di San Basilio. Tanto verde. Dove si apre il ponte. Meraviglioso. Guarda avanti. Che bello. Hermoso. Che bello. Bellissimo, bellissimo. Wow, fantastico. Quanta verde. Naturalezza. Ah, la notte. Sì. Mamma mia. Mamma mia. Gran città. Meraviglioso. Che bella. Mamma mia. Che colori, il giallo con l'azzurro.
guarda che bellezze che hanno questi palazzi, come sono fatti perfetti, un'architettura fantastica è questo. Wow, che cos'è questa cosa bellissima? È una fortezza, no? Bella, tutta colorata. Il moderno insieme, mescolato. Wow. Guarda questo palazzo. No, vabbè, guarda, sono due più questo. Meraviglioso. Voglio vivere a San Pietroburgo. Madre mia, bellissimo. Guarda. No. Wow, che fantastico! Sembrano piccoli, sembrano fatti a mano, dipinti. È meraviglioso. Quanto è bello. Forma di stella. Ai, che bello. Credo che sia fatta in un'ora dove non c'è molto traffico. Non c'è molto traffico nelle strade. Guarda. Mm. Meraviglioso. Bellissimo. Senza parole, meraviglioso. Ah, che dolce. Tutta decorata. Bravi, bravi, l'avevo visto. Fantastico. Meraviglioso, tutto bellissimo, una fortezza, guarda la chiesa che bella.
Mamma mia, mamma mia, tutte cose nuove da vedere, sì, ma i particolari sono stupendi. Non ho parole. Abbiamo fatto un bel giro in tutta la zona, un bel giro in tutta la zona, è importantissima, no? La piccola Venezia. La piccola Venezia anche per questo, per questi laghi. Guarda che strada dritta, è bellissima, piena di colori, piena di fasce, piena di architettura. Immensa. Molto emozionante, molto romantico.
che dire, Laura, io ti lascerei col cappello per adesso, perché e anche se ci sono le cuffie sotto, perché magari non sanno, ma c'è anche le cuffie messe sotto. Laura, immersi dopo Mosca, andare a vedere un'altra bellissima città della Russia. Ho notato delle differenze, però quello che è uguale a Mosca è la pulizia, la cultura, il paesaggio è meraviglioso, è civile, è molto civile, come tutto quello che abbiamo visto a Mosca. Una bella città ancora da vedere, ma abbiamo visto tantissime chiese, abbiamo visto tantissimi posti, architettura sia moderna che antica, ma messe per bene in una città che vuole far vivere l'emozione sia a chi va a visitare questa città, quindi per la prima vista e per la prima volta ai turisti, ma soprattutto chi ci vive. Una città creata per dare vita a chi ci abita, quindi un bellissimo lago, come un fiume che gira per tutta la città, queste notti bianche fantastiche che abbiamo visto, che andremo a vederle magari in prossimi video, ma soprattutto la vastità di una città così grande e così meravigliosa, come stiamo imparando a vedere e a scoprire di questi paesi, di queste città meravigliose della Russia, che non ci fermeremo qui ovviamente, ma saranno uno dei tanti viaggi virtuali che faremo insieme a voi, cari amici. Laura. Per noi è stato affascinante, Davide, come al solito, fare questi viaggi virtuali, quello che ci fanno capire un giorno molto vicino, che sicuramente noi staremo lì visitando questa fantastica San Pietroburgo. Mi ha affascinato tanto, Davide, il rispetto per la naturalezza, perché in ogni monumento, in ogni palazzo era sempre, spuntava sempre il verde, sempre la naturalezza, gli alberi, il prato molto pulita, sembra come se l'avessero adesso ripinturata. Una cosa incredibile. Ma infatti non sembrava neanche vera, era così bella da vedere che sembrava come un quadro, era vedere dei quadri di San Pietroburgo. Sì, adesso capiamo benissimo o continuiamo veramente ad capire come i russi siete così legati, amanti alla vostra città, alla vostra cultura, al vostro paese, certo. A tutti quelli che sono ancora lì in Russia e tutti quelli che sono dovuti emigrare, che sono degli amici nostri, che sono qua anche nella Italia, che ci seguono, che parliamo tantissimo e parlano spesso della bellezza della Russia. È molto affascinante, molto bella. Orgogliosi nel cuore, orgogliosi nell'anima di aver fatto questo viaggio con voi, cari amici, e siamo fieri che sarete sicuramente in tanti a commentare, a scriverci giù nei commenti cosa avete visto anche voi della bellissima San Pietroburgo, cosa vi piacerebbe vedere, e se non ci siete stati, bene, è ora di provare come noi ad affacciarsi ed andare in un posto del genere, quindi un'ottima pubblicità per una città che non abbiamo visto, ma che abbiamo visto nella vita reale, ma che abbiamo visto in un video fantastico, che viene tanta voglia di sentire l'odore di questa bellissima città. Cari amici, grazie per essere stati qui con noi, grazie di essere sempre presenti, vi ricordo di iscrivervi al canale, di commentare, di mettere tanti like, tanti mi piace e soprattutto stiamo insieme, anche questo 2025 insieme, con tante reazioni qui su Davide Cult TV. Laura, grazie per essere stata qui, grazie cari amici, e come dici tu? Pacà pacà. Pacà pacà, sempre pacà.